cosa significa essere davvero liberi? René Magritte, uno dei maestri indiscussi del surrealismo, ce lo domanda in uno dei suoi quadri più enigmatici, Alla soglia della libertà, dipinto nel 1937. Un'opera che mette in scena una stanza, o forse una mente, e ogni dettaglio sembra volerci dire che la realtà è un trucco, una promessa, un enigma. La scena è semplice solo in apparenza: una stanza, un cannone puntato verso una finestra, un muro che sembra diventare un mosaico di mondi. 8 pannelli diversi, ognuno con un motivo: legno, cielo, metallo, carta da parati, tende, fuoco. È come se Magritte avesse preso tutti gli elementi della realtà e li avesse messi in vetrina. Magritte amava stravolgere il nostro modo di guardare. Qui la stanza non è un luogo da abitare, ma una vetrina di possibilità. Ogni pannello è una versione alternativa del mondo. La realtà si moltiplica, si frammenta, si scompone, e ciò che dovrebbe essere solido come un muro diventa un catalogo infinito di illusioni. Magritte dipinge il corpo femminile con le curve seducenti, le tonalità e i contrasti naturali della pelle tipici della pittura rinascimentale. Presentandone solo il busto, la donna rimane anonima, totalmente femminile e totalmente priva di personalità. Il tema della donna come oggetto sessuale ricorre in molte opere del XX secolo, tra cui il film Quell'oscuro oggetto del desiderio di Louis Buñuel. Il finto legno di mogano sulla parete interna, abilmente dipinto, è uno dei motivi principali della produzione dell'artista del periodo 1927-1930. Riecheggia l'importanza delle venature del legno nell'opera del collega surrealista Max Ernst, i cui frottage erano ben noti a Magritte. La stanza si presenta vuota all'infuori di un unico oggetto, il cannone di artiglieria. L'arma punta dritta al busto femminile, sottolineando la propria valenza fallica. L'elemento suggerisce come la possibilità di varcare la soglia della libertà sia messa a rischio da un potente intruso. Il cielo è rappresentato convenzionalmente sopra la linea dell'orizzonte. Qui Magritte colloca il suo cielo tra i pannelli inferiori, in posizione tuttavia naturale tra la casa e la foresta. I cieli estivi dell'artista appaiono sempre piuttosto uniformi, come egli stesso spiega. Dipingo i miei cieli di azzurro, ma non lo faccio come tanti altri, solo per avere la scusa di utilizzare le mie sfumature preferite di blu e di grigio. La libertà è letteralmente davanti a noi, ma qualcosa la nasconde. È una metafora, un avvertimento, l'idea che cerchiamo la verità nei posti sbagliati? Il titolo, Alla soglia della libertà, suggerisce un confine. Siamo vicini alla libertà, ma non del tutto. Magritte dipinge questo quadro nel 1937, in un'Europa che sente già il peso delle dittature, della guerra che si avvicina. La finestra sbarrata sembra diventare il simbolo di una libertà che si allontana. Ma Magritte non dà risposte. Ci chiede piuttosto di mettere in discussione ciò che vediamo. La stanza siamo noi? I pannelli sono le nostre percezioni, la finestra chiusa è il limite della nostra mente? Ogni elemento è un rebus e il quadro diventa un invito a guardare oltre le apparenze, oltre i muri che crediamo solidi. Alla soglia della libertà è una soglia mentale, quella che ci separa dall'immaginazione, dal pensiero critico, dalla possibilità di vedere davvero. Magritte ci ricorda che la libertà non è un luogo, è uno sguardo. Come diceva, il pensiero è invisibile, solo la rappresentazione rivela ciò che potrebbe essere. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!